Salve a tutti, anche oggi abbiamo un progetto. Io avrei già questi due mandrini, uno l'avevo da tempo e questo invece l'ho appena preso. Questo è 4 griffe indipendenti, mentre questo è autocentrante. Sono entrambi di 125 mm e vorrei fare un attrezzo da mettere sulla fresatrice da poter ruotare. Ecco, io vorrei creare un attrezzo da poter inserire questi mandrini che possono ruotare, così che con la fresatrice posso lavorare tutto intorno. Vi dico subito che non sarà un mio progetto. Sul web ne ho visti di tanti tipi. Mi è piaciuto molto il progetto del grande Canfa Sangtao, spero di pronunciarlo bene, mi perdonerà se non è così, e seguendo il suo video cercherò di fare un attrezzo altrettanto valido, però lo faremo in modo un po' più grosso, maggiorato. Lui ha usato dei mandarini da 80 mm, io lo userò da 125 per poter prendere dei prezzi un po' più grandicelli, diciamo. Ripeto, il progetto non è mio, però essendo un attrezzo ad uso personale, quindi non commerciabile, mi sento autorizzato a copiarlo senza problemi. E ci mettiamo il lavoro e cominciamo subito a farli. Inizieremo proprio dal piatto rotante interno, quello che regge il mandrino. Non volevo usare questo tondo perché mi servirà per fare altre cose, perché è molto spesso. Quindi ho ricavato con questo utensile, ho ricavato questa piastra da questo ritaglio di lavorazione e adesso qui faremo una cosa composta in due pezzi. Tanto vanno strinti sotto gli stessi bulloni, quindi non dovrebbe muoversi. Così risparmio un po' di acciaio. E avanti. Ho già centrato il pezzo sul mandrino a 4 griffe indipendenti. Per ora lavoreremo solo sul grezzo, lasciando le parti tutte più maggiorate di qualche millimetro, che dopo andiamo ad affinare la misura quando le due parti sono unite e ferme. Adesso qui devo portarlo a 120, ma porterò solo la prima parte a 120 e l'altra, il resto lo faremo dopo quando è composto insieme. Non fate caso a questo centro perché è una cosa vecchia,
non ha nessuna importanza. Ecco, così adesso abbiamo una facciata d'appoggio bella precisa e possiamo fare l'incastro nell'altra controparte. Ecco, abbiamo già messo sulla controparte. Questo dovrà andare fissato così, dovrà diventare un corpo unico, quindi poi gli faremo una minima sede di incasso per questo, per centrarlo, per il centraggio, e poi li fissiamo insieme con qualche bullone. Ecco, adesso ci mettiamo 2-3 bulloni di fissaggio e dopo ci verranno i fori che prendono sia il mandrino che questo, quindi l'accoppiamento diventa rigidissimo. Adesso di qua allarghiamo i fori e la parte di qua la filettiamo. Ecco, adesso che è imbullonato, che è diventato un corpo unico, possiamo tornirlo e fare la finitura di precisione. Naturalmente tutto questo perché non avevo una piastra di 25 mm. Ecco, questo è il mandrino autocentrante, con 4 griffe ma autocentrante. Ottimo. Adesso proviamo anche l'altro, sperando che esca. Ok. E questo è quello a 4 griffe indipendenti. È un po' più duro questo, ma ci va anche lui. Ok. Ok, perfetto. Perfetto. Ecco, ora in questa piastra girevole dobbiamo fare la foratura per prendere i filetti dei mandrini, però ne abbiamo uno con 3 fori e uno con 4, quindi dovremo fare una foratura multipla. La faremo sul tornio, che è molto più semplice che farla sulla fresatrice. Ho già piazzato il super trapannone a 3 marce che io comando con inverter. L'inverter ce l'ho sotto, qui c'ho solo la scatola di comando dell'inverter. Ecco, ho già fatto l'allineamento delle punte, quindi qui facciamo il punto 0. Qui abbiamo una punta conica, quindi si autocentra nel foro. Ecco, quando è centrata
essendo fatta cono, trovo il suo punto, infatti non gira più, quindi basta solo stringere il divisore, abbiamo la posizione precisa. Questo diventerà il punto 0, che va bene sia per un mandrino che l'altro. Ecco, il piatto rotante è finito, quindi per adesso lo mettiamo da parte e iniziamo a fare la base che deve contenere quel piatto rotante. Sono un po' al corto di materiali e dovrò usare questo piastrone di 20 mm per ricavare un tondo, quindi dovrò tagliare via gli spigoli prima. Adesso l'ho già piazzato sul mandrino a 4 griffe indipendenti di 200 e adesso andiamo a piazzare sul tornio, e sul tornio mettiamo anche il riduttore che dà motricità lenta a tutto il meccanismo. Ecco, questo è il riduttore che va inserito dentro al canotto principale del tornio col suo lettore digitale di gradazione 360 gradi, precisissimo. E dopo possiamo attaccarci o la piastra multifunzione di 300 mm oppure i vari mandrini. In questo caso metteremo il mandrino a 4 griffe da 200. Andiamo più. Ecco, posto. Questo è già in funzione. Ecco piazzato anche il mandrino. Qui abbiamo una rigidezza totale, cosa che su una piccola fresatrice è impossibile ottenere, soprattutto con dei pezzi grandi. Qui possiamo arrivare al 300 mm, 320. Qui abbiamo il controllo totale dei gradi, che è molto comodo. Lo 0. Abbiamo i gradi, i minuti e i secondi e possiamo fare qualsiasi lavorazione. Ecco che siamo pronti. Adesso blocco il traverso e siamo pronti per partire. Non riuscirò a fare il cerchio completo perché questo ferro è molto arrotondato. A me invece servono almeno 198 mm e da qui non riesco a ottenerli, ne otterrei qualcuno di meno. Quindi farò un cerchio non completo, però dopo qui va bene perché gli facciamo una spianata e terremo la parte davanti e la parte dietro. Adesso voi sentirete un po' di rumore del trapano perché il trapano è proprio sotto qui, però in realtà ne fa poco, normale, via, diciamo. E via.
Bene, adesso è pronto per essere tornito regolarmente. Tutto questo sistema col suo rilevatore di gradi. Se volete vedere il suo video ve lo metto qui in alto e ve lo metto anche sotto tra le descrizioni. È molto 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 pratico. Come previsto ci rimangono le due magagne qui che dopo le fresiamo. Ho rigirato il piatto, adesso lavoreremo questa parte.
Ed ecco completata anche la base con le sue asole di fissaggio, i due punti per fissare la rotazione. E qui invece ci va il segno a gradi. Come abbiamo visto il materiale era scarso, quindi ho spianato qua per togliere le anomalie. Sotto tutta piatta, sotto. Il disco rotante naturalmente va incastrato qua dentro. Ecco, adesso è entrato, è molto molto preciso. Adesso dobbiamo fare un'anella con tutti i segni dei gradi che va interposta tra questa battuta e il mandrino. Qui ci rimane questa specie di incastro, quindi ci rimane un po' di supporto per non far uscire l'anella. Andiamo subito a farla. La faremo con questa piastra, così facciamo tutto con le piastre praticamente. Per poterla lavorare ci attaccheremo provvisoriamente un pezzo di tondo. Dopo, alla fine, vi metto tutte le misure, così si può ricopiare pari pari di ogni particolare. Così se qualcuno si vuole divertire e rifare la stessa cosa, la può fare in modo agevolato. Alla fine ve lo metto, promesso. Adesso dobbiamo fare una super smussatura che poi ci incideremo tutti i gradi. Ok, ho capito, è ora di cambiare i guanti. Di questi ce ne vanno uno al giorno perché sono talmente delicati e sottili, però sono gli unici che possono salvare le mani, perché è come una calza di una donna praticamente. Non fatemeli togliere, perché tanto io non li tolgo, è inutile. Questo è un acciaio basico, quindi è molto difficile farlo diventare bello bello, però ad ogni modo è diventato sufficientemente a specchio. È arrivato il momento di fare i segni di tutti i gradi, 360 gradi, quindi 360 segni. Faremo i segni più lunghi ogni 10, quindi 10, 20, 30, 40 e così via. E tutti gli altri segni li faremo più corti. Per fare segni più corti, tutti uguali, useremo un vecchio trucco. Io da tempo nella slitta superiore ho inserito questo grano di 8 mm che tramite questo fermo me lo regolo dove voglio e trovo lo stop per la slitta superiore. In questo caso lo mettiamo tutto aderente alla facciata e così la slitta quando arriva lì trovo uno stop deciso.
E così siamo sicuri di ottenere dei segni tutti precisi e uguali. Possiamo iniziare. Ora dobbiamo fare il segno dei 5, 5, 5, 5, quindi lo faccio leggermente più lungo, quindi arretro un po' col fermo corsa, di poco. Ed ecco finiti tutti i vari segnetti. Adesso gli diamo una ripulita. Ecco. Per fare questo bisogna usare degli utensili in HSS e non si può usare le placchette perché le placchette sono troppo cristallizzate e al ritorno si romperebbe subito la puntina. Invece in HSS regge lo sforzo. Ecco, abbiamo fatto una prima prova di punzonatura con questa slitta. I punzoni vanno qua così e adesso lo facciamo nella realtà. Guardiamo com'è, se la pressione della martellata è sufficiente. Sì, un bel numero, preciso. Bene, il primo numerino l'abbiamo scritto. Adesso scriviamo gli altri. Lo 0 è già posto, qui ci aggiungiamo uno 0 di qua. Bene, abbiamo completato anche la punzonatura. Ho fatto ogni 30. Ho fatto il segno dei 10 e anche il piccolo segno dei 5, quindi ecco, l'ho un po' raschiato dietro perché c'era un po' di bavette e adesso lo proviamo. Molto bello.
Ottimo. Adesso ci mettiamo il mandrino e questo è libero di girare e di ruotare. Adesso ci mettiamo una vitina di fermo. Molto bene. Ecco, ho appena terminato tutti i particolari. Qui gli ho fatto un filetto M5 per fermare il giro della ruota graduata. Qui ho trovato delle rondelle calibrate molto spesse di 5 mm per fermare il giro del piatto rotante. Andrà messo una di qua e una di là con le sue brugole. Ho già creato anche il segnagradi, il punto di fede, con un piccolo scalino sotto per poter far ruotare il piatto girevole. E questo va messo qui così. E adesso stringo tutto. Ecco, così il piatto non gira più. Adesso possiamo posizionare il segnagradi con la sua vitina di fermo. E a questo punto possiamo inserire i vari mandrini. Come voi sapete ho due mandrini, uno autocentrante e uno a 4 griffe indipendenti, che fanno molto comodo, soprattutto questo a griffe indipendenti, per prendere un pezzo, tanto per dire, irregolare, lo si mette su e si riesce a stringere ugualmente, che nell'autocentrante invece ovviamente non si riesce. Adesso qui mettiamo su quello autocentrante. Ecco, andiamo a cercare la coincidenza delle forature. Eccola qui. Ecco fatto. Lo giro così vedete meglio. La scala graduata la mettiamo a 0. Si stringe, si blocca sullo 0 e poi si inizia a fare la lavorazione. Dopo, allentando questi, gira tutto il blocco e i gradi seguono l'andamento del mandrino. Una piccola modifica che nei disegni al CAD non c'è, questa piccola scanalatura tutto intorno che coincide con questa brugola, che va a evitare le schiacciature, le deformazioni da schiacciature che rimangono così interne e non danno fastidio alla rotazione. Non ci resta che andarlo a provare sulla fresatrice. E come promesso vi metto tutte le misure, così chi vuole copiare questo progettino, ho il fermo video e prendere giù le misure e magari costruirsene uno uguale.
Ricordatevi di mettere un bel like e di azionare la campanellina. Ecco che abbiamo messo il nostro mandrino rotante sulla fresatrice. Adesso lo blocchiamo qui sulla tavola. Mettiamo i gradi a 0. Lì, ok. E così adesso, allentando il due brugole di fermo, possiamo avere una rotazione controllata. Adesso facciamo una piccola lavorazione, tanto per provare. Mettiamo su questo pezzo di acciaio. A me piace sempre tornare indietro perché preferisco fare sempre una fresatura con corde e lavoro molto meglio. Ecco, adesso ci giriamo di 60 gradi. 60 l'abbiamo lì. Ecco, blocchiamo. Non c'è bisogno di stringere fortissimo perché tanto con una struttura così forte. 120 gradi. (180). Ecco, l'esagono è fatto.
Ecco, il pezzo l'abbiamo terminato per la piccola prova che dovevamo fare. Ecco. Ecco, ora è configurato col mandrino a 4 griffe indipendenti e questo è molto comodo perché quando ci sono dei pezzi irregolari si fa fatica anche con la Morse a prenderli e qui magari invece si prendono perché ogni griffa si muove a modo suo e c'è sempre modo di stringere un pezzo, ecco via. Dopo si inclina, si fa le regolazioni e come abbiamo visto prima. Qui possiamo arrivare a un massimo di 140. Mi sembra venuto piuttosto bene. Ed è un attrezzo che sicuramente si userà spesso e volentieri perché fa sempre comodo. E penso che sia la stessa cosa anche per voi. E siamo arrivati alla fine del video. Questo è l'attrezzo che abbiamo ottenuto, molto molto bello e dovrebbe essere molto utile. Vi ricordo che non è un mio progetto, ma l'ho copiato dal grande Canfa Sangtao, che ringrazio. E niente, noi ci sentiamo per il prossimo video e buone rotazioni a tutti. Ciao ciao!